Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, finalmente è pronta la PCB per testare gli SCR e i TRIAC. Qui abbiamo in tutto 5 PCB, di cui una l'ho già montata e testata e funziona benissimo. Queste qua sono da montare. Allora, vado a spiegare come funziona. Abbiamo un morsetto per l'entrata della 12 volt, uno switch di alimentazione del circuito, due tasti off-on, due resistenze per i due diodi LED che vi dirò a cosa servono, e poi abbiamo una resistenza. Questa è da 2 watt, ma la predisposizione, il socket è prevista per 3 watt, che vi dirò a cosa serve. Qui abbiamo un morsetto e un connettore. Il connettore serve per mettere l'SCR, ma anche il morsetto serve per gli SCR o TRIAC più grandi, con il socket più grande. Possiamo anche mettere 3 cavetti con dei coccodrilli per testare dei SCR ancora più grandi, tipo quelli da 80-90 ampere. E poi abbiamo questo switch che serve per abilitare la resistenza. Poi andremo a vedere a cosa serve questa resistenza. E infine abbiamo questo morsetto che è l'uscita del carico. Facciamo adesso un test. Andiamo a mettere questa lampadina, che è una lampada da 12 volt 20 watt, e questa qua in pratica 12 volt 20 watt, che facendo la legge di Ohm 20 diviso 12 abbiamo 1,6 ampere. Andiamo a mettere questa lampadina. Abbiamo come TRIAC un BTB12 e come SCR abbiamo 2N6401G. Quindi prendiamo il TRIAC da testare, lo mettiamo qui in questo socket connettore, ma lo possiamo mettere anche su questo, dobbiamo allargare solamente un po' i piedini. Ripeto, questo qua si può usare sia per TRIAC o SCR, quelli più grandi. Si possono anche mettere dei cavetti con dei coccodrilli per gli SCR ancora più grandi. Adesso prendiamo i morsetti di alimentazione e andiamo ad alimentare a 12 volt. Qui è riportato GND e VCC 12 volt. Andiamo a spegnere la luce, diamo alimentazione all'alimentatore, alimentiamo il circuito. Possiamo vedere che si è acceso il LED rosso, quindi per testare il TRIAC dobbiamo accendere questa lampada che fa da carico. Schiacciando questo pulsante vediamo che la lampada si accende. Questo è il pulsante off che la va a spegnere. Possiamo testare sia in on off. Quando andiamo in off si accende il carico, si accenderà anche il LED blu. Quando andiamo in off si riaccende il LED rosso. Se togliamo il TRIAC possiamo vedere che il carico non si accende. Rimettiamo il TRIAC. Possiamo fare anche il test switch da questo pulsante off. Possiamo fare il test switch.
possiamo vedere che quando schiacciamo il pulsante si accende il LED blu. Ok, non possiamo rimanere per tanto tempo perché altrimenti si surriscalda il triac, anche se un triac da 12 ampere, quindi direi che si mantiene abbastanza freddo, tenendo presente che, come ho detto, questa lampada sta assorbendo 1,6 ampere, tenendo presente che poi c'è un piccolo consumo del circuito, quindi ve lo faccio vedere, faccio il video all'alimentatore così faccio vedere l'assorbimento. Schiacciando il pulsante, guardate un po', 1,52, tenendo presente che c'è un calo di corrente nel circuito, quindi scendiamo a 1,5 ampere. Schiacciando il pulsante possiamo vedere l'assorbimento. Andiamo a togliere il triac e mettiamo l'SCR. Questo qua, come ho detto prima, è un SCR 2N6401G. Andiamo a premere il pulsante di accensione. Ovviamente non possiamo rimanere per tanto tempo con la lampada accesa perché comunque un bel carico, diciamo 4, 5, 10 secondi ci può stare, poi in base all'SCR o il triac, all'amperaggio che mantiene il carico. Ovviamente questi sono dei SCR triac che mantengono un carico molto elevato, quindi ci vorrà del tempo che surriscaldano. Possiamo anche testarli su questo morsetto, vediamo se surriscalda. Prendiamo la termocamera, siamo intorno ai 50 gradi del SCR. Qui possiamo vedere il calore del carico, 400 gradi. Ok, adesso siamo a 65 gradi, andiamo a spegnere. Allora, con la termocamera abbiamo visto il carico di 400 gradi. Questo circuito è fatto per un carico resistivo. Adesso possiamo rimuovere il carico resistivo della lampadina e possiamo mettere un carico a LED con un consumo molto basso. Ho messo 4 LED per non mettere la resistenza. Andiamo a togliere la lampadina. Bisogna stare attenti perché avendo 400 gradi sulla lampada il rischio è di bruciarsi seriamente. Allora, andiamo a togliere il carico della lampadina, cioè resistivo. Possiamo vedere che nel momento in cui abbiamo tolto il carico si è acceso il LED blu. Adesso andiamo a mettere il carico LED. È ovvio che qui parliamo di un carico molto basso, parliamo di milliampere. Possiamo vedere che il LED blu non si è spento perché questo circuito è fatto per un carico resistivo. Ovviamente mettendo dei LED non sono dei carichi resistivi. In questo caso bisogna fare uno switch su questo ponticello e possiamo vedere che il LED blu si è spento. Perché? Perché abbiamo simulato un carico resistivo con questa resistenza da 220 ohm. Adesso se vado a pigiare sul tasto on possiamo vedere che i LED si accendono e si accende anche il LED blu. Ok, questo ovviamente non ci sarà surriscaldamento sul triac perché è un carico molto basso o SCR che sia.
Quindi se vado a rimuovere l'SCR e ci metto il triac, devo nuovamente pigiare sul tasto on, possiamo vedere che si accende, ma ripeto, posso togliere e lo posso anche mettere qui. Posso mettere dei coccodrilli con dei cavetti per testare gli SCR più grandi da 40, 50, 70, 80 ampere, purché il gate ha l'innesco a 12 volt. Andiamo a pigiare nuovamente il tasto on, possiamo vedere che si accende, tasto off per spegnere, possiamo simulare uno switch per vedere se l'SCR o triac mantiene lo switch. Ok, questo tester per triac e SCR funziona perfettamente. La cosa buona, vediamo se si è raffreddato, sì, la cosa buona è che possiamo mettere un carico da 1,5 A come questa lampadina e possiamo testare i triac e gli SCR sotto carico. Da stare attenti, perché come abbiamo visto in termocamera questa lampadina arriva a 400 gradi, quindi c'è il pericolo di ustionarsi. Bene, adesso prendiamo una scheda in cui ha un SCR, un BTA 316, quindi vorrei testare questo SCR di questa scheda per vedere se è buono. Vado a rimuoverlo. Ok, proviamo, vediamo se funziona. Proviamo a mettere il carico resistivo, possiamo togliere lo switch. Funziona perfettamente, quindi deduco che questo triac funziona perfettamente, lo posso rimontare sulla scheda. Potete usare la PCB anche con una batteria da 9 volt, purché ci mettete un LED di carico massimo, perché poi la batteria non può supportare una lampada di 1,5 A o dei LED in serie come questi qua, ma un LED con una resistenza, ovviamente la resistenza circa di 470 ohm su 9 volt, e possiamo vedere che lo possiamo usare tranquillamente per testare triac SCR con una batteria da 9 volt. Ok, quindi tranquillamente possiamo testare senza problemi. Ovviamente, se gli SCR da testare, vi consiglio innanzitutto di scaricare il datasheet quando dobbiamo testare un SCR o un triac, perché se sono piccoli triac che hanno qualche ampere, va bene anche testarli con un carico LED, mentre invece se sono degli SCR che hanno un amperaggio molto alto, allora bisogna usare la lampadina. Però per usare la lampadina abbiamo bisogno di un alimentatore almeno da 3 ampere in entrata. Vi ricordo che per fare il test con il carico LED bisogna fare lo switch qui su questi due piedini. Ok, bene,
Per chi fosse interessato mi può contattare tramite email mimmorefrigger@gmail.com. Il video finisce qua. Da Mimmo Refrigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.